Che l'assaggio è il momento più bello. Guardate che spettacolo. Guardate qui. Che delizia. Gentili signori e signore, oggi guardiamo cosa andiamo a fare. Andiamo a fare un bel ragù di polpo. Vedete? 2 polpi ho preso. Voilà. Praticamente cosa ci occorre? Ci occorre il nostro trittico all'italiana, sedano, carota, cipolla. Poi ci occorrono 3 spicchi di aglio che dopo li andiamo a tritare finemente. Scusatemi il rumore, qui accanto stanno facendo i lavori. Poi ci occorrerà della polpa di pomodoro. Ci occorreranno, io ne faccio un po' una quantità un po' grande, del concentrato. E ora che facciamo? Pari andiamo a mettere il nostro polpo nell'acqua. Okay. Abbiamo la nostra acqua che bolle. Dentro l'acqua ci ho messo un pochino di olio, un pochino appena di pepe e ci ho messo appena una carotina e un sedano per dargli un po' di sapore. Prendiamo il nostro polpo. 1, 2, 3 e 4. Facendo questo giochetto il polpo verrà meglio, perché tutti i ricci si arricciranno meglio, vedete? Guardate che perfezione. E ora lo lasciamo andare a bollore non esagerato per 30 minuti. Ok? Nel frattempo prendiamo il nostro aglio e tritiamolo finemente, più fine che voi potete. Tutti e 3 gli spicchi, deve essere abbondante l'aglio. Questo è una ricetta spettacolare, sorprenderete tutti in bene. Guardate. Ok. E buttiamolo nella pentola, quella che per adesso è accanto al fuoco. Ora facciamo andare. Ok, questo è troppo forte, lo passiamo. Come dicevo, deve bollire, ma non esageratamente. E ora facciamo un bel soffritto. Facciamo andare questo soffritto per una decina di minuti. Va bene? 10 minuti. Nel frattempo la mia assistente ha sentito l'odore del polpo. Ce l'ho bella e tolta di lì. Bene, se soffritto non lo fate bruciare, tra un po' allungatelo con del vino. È importante non mettere il sale da nessuna parte ora, perché il sale cosa farà? Disidraterà il polpo e invece noi lo vogliamo tenere bello saporito. Il sale dopo, all'ultimo, senza problemi. In verità l'ho fatto andare 20 minuti, 10 non sono bastati, mi sono sbagliato prima. 20 minuti ci ho aggiunto un pochino di brodo di cottura del polpo per farlo diventare
un pochino più morbidino. Mi raccomando, ora che togliamo il polpo, non buttiamo via il brodo di cottura, perché ci servirà dopo. Ok? Ok? Passati 30 minuti, cosa facciamo? Spezziamo il nostro polpo grossolanamente. Come noi, diciamo così, volessimo fare il ragù classico. Ok, perfetto. Stop. Ora. Guardate com'è venuto, vedete come fosse stato la carne, né più né meno. E ora torniamo qui, diamo fuoco, diamo fuoco. L'acqua, mi raccomando, lo so, ve l'ho già detto, non la togliete. Ok. Dentro. Ok. Cialdino. Ok, facciamolo rosolare. Bene, bene, bene. Diamo una scottatura, anche se è già bollito. Poi, e ora. Così, via. Abbassiamo, un po' troppo altino. Riandiamo. Io devo farlo per 10 persone e allora il mio quantitativo sarà questo qui, per 200 grammi di concentrato. Se si attacca, prendete il brodo, quello che ci siamo conservati, okay, che in questa fase qui tende ad attaccarsi. Quando si sarà amalgamato bene bene il concentrato, via di pomodoro. A questo punto per l'acidità aggiungiamo un cucchiaio di zucchero. Quando ha preso calore, diciamo così, il sugo, senza paura, la famosa acqua che ci siamo conservati, guardate, olè.
in questo momento un po' di pepe, mettiamocelo così si insaporirà bene bene. Se volete ci mettete un po' di piccante, anzi un po' di piccante, là, senza esagerare. E ora che si fa? Ora praticamente copriamo in questa maniera, così, li lasciamo, diciamo così, gli lasciamo un pochino, diciamo così, di ossigeno, come fosse il ragù. Quando arriva a temperatura mettiamo proprio così deve rimanere per un'ora e mezza, 2. Ora io un'ora e mezza faccio il test e se non basta gli do un qualche cosa. Comunque ci aggiorniamo fra un'ora e mezza. Questa non si sposta di qui, Se l'acqua va giù non fate altro che aggiungerla, ma io credo che a occhio ne ho messa tale di acqua per cercare di arrivare in fondo e sia perfetta. Lo chiudo così, lascio uno spiragliettino aperto e intanto qui procede. Mancano 80 minuti. Allora vi tengo aggiornati. Mancano 20 minuti. Vedete che si è rassodato, è diventato come fosse un ragù. Bisogna ancora fare esalare ancora un pochino, vedi, è ancora appena un po' liquidina. In questi 20 minuti io cosa faccio? Levo completamente il coperchio sopra, in maniera che in questi 20 minuti ho detto 4 volte, si asciugherà. Poi cosa facciamo? Lasciamo raffreddare completamente nella sua acqua, nel senso nella sua padella, lo facciamo raffreddare, lo lasciamo un'oretta dopo che si è spento. Mancano 10 minuti alla fine, aggiustate di sale, però NB, ricordatevi che il polpo è già salato di suo, basterà, secondo me, poi vedete voi al vostro palato, pochissimo sale, ok? Prima di metterlo assaggiate, aspettate 10 minuti, alla fine che manchino 10 minuti, assaggiate e dosatelo, non esagerate che sicuramente l'80% è già salato, non fate cavolate. Si è spento, guardate la consistenza. Ora quando si raffredda diventerà ancora più denso, Ho fatto passare 10 minuti, un filo di olio a crudo, non ce lo mettete subito perché la temperatura del sugo, diciamo così, sciuperà l'olio buono. Se 10 minuti si raffredda, filino d'olio, assaggiate ancora, aggiustate, per esempio un pizzichettino di pepe ci sta. Nel frattempo si è fatto buio. Comunque sì, peccato che comunque sia, questo piatto non va fatto e consumato subito. Io l'ho fatto ora e lo consumerò domani sera. Praticamente io l'ho fatto in maniera che 24 ore, ma anche 48, meglio ancora, venga consumato, così tutti quanti i suoi sapori si amalgameranno insieme, verrà una cosa strepitosa. Allora lo faccio raffreddare completamente, lo metto in un barattolino ermetico di quelli, diciamo, da frigo, lo infilo nel frigo e lo lascio stare là, tranquillo e beato. Non lo fate, poi per l'amor di Dio lo potete anche fare e consumarlo subito, ma se fatto in questa maniera vi assicuro che viene strabuono. Ci aggiorniamo fra un bel po' di ore. A bientôt. Il rimanente del polpo non la buttate via, la conserviamo perché ci faremo bollire la pasta dentro, la allungheremo con acqua normale, ci faremo bollire la pasta, così l'acqua insaporirà già, l'acqua della pasta si insaporirà
vedete? Non lo buttate, pasta bolle, l'acqua qui si sta scaldando e il ragù è pronto da questa parte qui. E ora quando arriva a 3 minuti prima della fine della cottura, che questa pasta qui ci vogliono 13 minuti, la togliamo 3 minuti prima che sia pronta, ci butto il ragù e apriamo il vinello. Il sugo. Sì, siamo in tanti, oggi siamo in tanti e c'è anche la camera womanina, piccinina. E 3 minuti siamo arrivati all'assaggio, al momento più bello. Guardate che spettacolo, guardate qui. Che delizia, che bontà. Se vi è piaciuto questo video mettetemi like, condividete, perché è un video, è una ricetta favolosa. Mi raccomando, replicatelo a tutti quanti.